Era il 18 marzo 2015. Era un mercoledì, me lo ricordo bene. Era il giorno in cui ridevo senza essere felice. Perché la felicità, così come l'educazione, non si impara studiando, seguendo le istruzioni. Si impara vivendo, seguendo il proprio istinto. Ma per seguirlo bisogna saperlo ascoltare. E per ascoltarlo bisogna saperlo sentire. E questa è una cosa che nessun libro ti potrà mai insegnare. O forse sì. Onde Evitare è la storia di come io, da solo, sono partito alla ricerca di me stesso, di come ho smesso di essere prima muto, poi sordo e infine anche cieco, di come dopo 5 anni di viaggi, di errori e di esperienze sono approdato alla mia isola. Ma Onde Evitare è anche la storia di come tu, a tuo modo e con i tuoi tempi, potresti fare lo stesso, di come cercando, ma soprattutto scavando, potresti trovare la tua X sulla mappa, il tuo tesoro, e finalmente vivere e far vivere grazie alla tua fotosintesi clorofilliana. Perché Onde Evitare non è soltanto un libro che si legge, è anche un libro che si guarda, che ti guarda, un libro che si ascolta, che ti ascolta, un libro che parla e che spesso dice delle verità scomode, come il fatto che in questa società, più che a educare, a educere, a trarre fuori dalle persone quella voce che queste già hanno dentro, sembra ci si preoccupi molto di più a inducere le persone a tacere e a seguire un copione. È per questo che mi sono iscritto all'università. È per questo che mi sono laureato. È per questo che sono partito, per cercarla da me quella voce. E adesso che l'ho trovata, voglio provare a metterla al servizio del prossimo, insieme a te, perché Onde Evitare è soprattutto la storia di come noi, insieme, potremmo aiutare molte persone a costruire una propria imbarcazione e a orientarsi in quel mare di condizionamenti in cui tutti, volenti o nolenti, coscienti o incoscienti, navighiamo. Ma perché questa non rimanga soltanto una storia, perché questa diventi anche realtà, c'è bisogno che tu agisca ora. Vai su www.ideaginger.it, leggi il mio progetto educativo e se ti senti sulla stessa lunghezza d'onda, sulla stessa barca, partecipa anche tu alla raccolta fondi che ho scelto simbolicamente di far cominciare il 18 marzo e che durerà soltanto 29 giorni, proprio come gli anni che ho impiegato per trovare la mia voce. Grazie!